A conferma del tuo essere cosmopolita, tu rientri proprio da qualche ora da un viaggio a Barcellona, Sì, dove sei andata a scoprire il futuro. sì, realmente questo è stato un evento al quale mi sono trovata senza programmarlo, perché vengo direttamente da Città del Messico, dove sono stata dal 2015, andando, tornando, viaggiando un po' in tutti i continenti, ma come base fisica lì, per una questione legata poi a eventi, organizzazione, musica, spettacolo, insomma, sono curiosa, mi occupo di tante cose perché ho scelto di farlo con la legge che abbiamo una sola vita, per cui dobbiamo sperimentare. Beh, Questo sfruttarla al sia. meglio. Ma sì, ma sì. I cataclismi ci insegnano che siamo fragili, per cui noi non possiamo perdere tempo. Per cui questo evento si chiama Smart Cities World Expo, si celebra ogni anno, se non erro sono 11 anni o qualcosa così. Ogni anno si premia una città che risponde a questi canoni di città intelligenti, le città intelligenti che poi sposano tutto quello che è l'Agenda 2030, che vi do una notizia in anteprima in questo podcast per essere stata presente a questo evento incredibile con tante personalità, i governi di tutto il mondo, eccetera, eccetera. Proprio da UK, da una personalità degli UK che era lì invitata in uno dei panel, ha praticamente detto che è matematicamente impossibile che compiamo le aspettative dell'Agenda 2030, ma si Avevamo parla qualche sospetto. del 2080. E se siamo bravi noi in questo momento a cercare di riuscire a aprire un po' la testa a tutti, non per una questione di moda, perché ci si è trovati in un cambio improvviso e repentino e ci sono state anche, e nel caos ognuno, ci sono i furbetti e ci sono quelli che veramente sposano le cause, no? Però se riusciamo a far capire ai nostri amici, perché abbiamo amici ovunque, che se riusciamo ad educarci, a rieducarci, e quindi non c'è unità per fare questo, ma capiamo che avendo delle modalità anche di comportamento rispettose, per noi stessi, iniziando da noi stessi e poi lo trasmettiamo a tutto ciò che ci circonda, esseri umani, esseri vegetali, esseri animali, tutto il pianeta, forse possiamo un giorno decidere di andare a riposare sapendo che non abbiamo peggiorato la cosa, ed oggi è imminente, per cui è stato molto importante, sono grata alla vita per essermi trovata in questo grande evento internazionale, perché realmente è come un fulcro di tutte le nazioni del mondo, è un'esperienza che a me è molto affine. Fa un po' attrito questa cosa che tu dici rispetto a un mondo ipertecnologico che però invece si deve basare sull'uomo e sui valori veri dell'uomo, rispetto, educazione. Sì, sì. Scontra un po' questa cosa o è effettivamente il futuro è garantito solo perché c'è l'uomo che lo gestisce? Beh, io credo che questo è un dogma, con tutto il rispetto per l'intelligenza artificiale, chi la muove è l'essere umano. Adesso ci sono tante ideologie, eccetera, io non entro in questo. Realmente la tecnologia serve a migliorare la nostra qualità di vita, sempre quando viene utilizzata da esseri umani con coscienza, con etica, con valori, che è quello che un po' ci turba, perché io dico sempre sono nata e cresciuta con il 50 e 50, non dico blacklist o whitelist, no, non è sì o no, può essere sì, può essere no, quello che parla sono i fatti. Trovandomi di fronte a esperienze tecnologiche le più disparate, dove realmente tu hai l'opportunità di vedere in tempo reale, nell'istante, cosa sta accadendo sulle strade di città in qualsiasi parte del mondo, tu sai se sta per accadere un incidente di auto. Tu puoi vedere se ci sono delle persone all'interno di alcune abitazioni semplicemente indicando la località e arrivando lì e dicendo voglio vedere qui dentro chi c'è. Quindi è una grande opportunità, sempre e quando viene utilizzata
a beneficio, a servizio. È questo che mi piacerebbe che ognuno di noi nel nostro piccolo, ma dalle famiglie alle scuole, le nostre frequentazioni, attraverso i messaggi universali come la musica, come le arti, dove siamo tutti complici, andiamo verso un certo progetto, che cosa crea? Crea armonia a chi lo fa, per chi lo fa e chi lo riceve. Quindi insegni proprio questa educazione del ciclo della vita, che se si muove con l'unico motore, qui si parla di intelligenza artificiale, quindi mente, ma realmente è tutto collegato. Il cuore è quello che muove realmente a pro della nostra umanità e non ce lo dobbiamo dimenticare, perché stiamo correndo un rischio grande. Abbiamo strumenti impressionanti dove realmente abbiamo l'opportunità di manipolare qualsiasi cosa e si sta facendo. Quindi io credo molto in ciò che non è solo tangibile, e realmente qui è tutto virtuale, ma andiamo oltre, credo nell'energia e mi ritrovo in effetti a fare esperienze per le quali io non sono nemmeno preparata, perché che c'entro io venendo da un percorso musicale, artistico, in una situazione dove si ha a che fare con ingegneri e con pura tecnologia, e stiamo lì e concertiamo delle strategie insieme, perché la mente non può prescindere dal cuore. Io di questo ne sono fermamente convinta. Questo ci porterà poi a descrivere meglio il tuo percorso, perché Sì. per quello che ho sentito io, insomma, quando abbiamo avuto modo di chiacchierare, hai una vita fantastica. Cioè è stata ed è fantastica rispetto alle esperienze che hai avuto, ecco, quello che... Lo è, ma la vita è, questo è qualcosa che mi piacerebbe che chiunque ci stesse ascoltando in questo momento sta investendo questo tempo in ascoltare qualcosa. Mi piacerebbe che rimanga perlomeno un messaggio fondamentale. La vita è meravigliosa, proprio quando ti accadono dei cataclismi che notoriamente vengono affrontati come qualcosa di insormontabile, no? Lì tiri fuori quelle risorse che tu non hai mai esplorato. Quindi mi piacerebbe molto che ognuno di noi, ma dai bambini agli adulti, agli anziani, ci ricordassimo che tutto ciò che ci accade è sinceramente una prova. Noi siamo qui a prova. E non parlo né di filosofie né di niente, è proprio esperienza personale, umilmente la vorrei mettere a disposizione per far capire che laddove c'è una limitazione della libertà di espressione e della libertà anche di incontrare il proprio cammino per risolvere degli eventi, non voglio parlare di problemi, degli eventi inattesi che ci possono investire. Sì, abbiamo tutte le risorse, sì, abbiamo tutte le energie, le dobbiamo solo volere, e dovremmo iniziare a liberarci da quel condizionamento purtroppo super diffuso dove si vogliono tappare le ali. Le persone quando brillano danno fastidio. Beh, invece di fare squadra, tu e hai... sfruttare, no, Esatto. quella particolarità, no, Esatto. concordo completamente. E ci siamo trovati in questo dal minuto 1 in cui ci siamo conosciuti. Esatto. E io credo molto nelle alleanze. Ecco, questa è l'epoca delle alleanze, alleanze nel bene, alleanze nel far sì che tutti i talenti non rimangano più nascosti. È un punto che mi sta accadendo veramente milioni di volte, di toccare con personalità che hanno delle intelligenze fuori dal normale, perché fanno delle cose fuori dal comune, e poi nella parte umana arriva questa fragilità, per cui si fanno forti di un'esperienza che poi tangibile si può testimoniare. E parlo di scrittori, di ingegneri, di persone veramente importanti a livello internazionale. Quelle più claudicanti sono con se stesse, non con il risultato finale, perché poi è una serie di fattori importanti che giocano, però quando tu vedi in un essere umano la serenità, il brillio negli occhi, questa luce che si espande e inevitabilmente diventa un fattore di attrazione. E cosa ci è stato insegnato? Che quando tu brilli
stai togliendo qualcosa a qualcuno, le reazioni sono queste, gli attacchi sono questi qui. E allora io dico lì, quando ognuno di noi si rende conto che vorrebbe esprimere quello che ha dentro come un dono che gli è stato dato, non si deve fermare. Non bisogna fermarci, non bisogna fermarci quando ci dicono ah ma tu non sei figlio di, ah ma tu non hai tanti soldi, ah ma chi ti conosce, ah ma tu sei basso, grasso, alto, brutto, sappiamo tante... No, la volontà di poter tirar fuori la bellezza di ognuno di noi parte da noi stessi. Quindi questa parte secondo me è fondamentale, perché io ho capito nella mia natura che vivo in un mondo che si nutre, si autoalimenta e supero addirittura delle crisi, ho superato anche a livello di salute, delle crisi dovute dall'assorbimento di tante energie negative o di tante piccole, come si dice, frecciatine dalle persone che meno ti aspetti, dai contorni dai quali tu anche crederesti. questo abbiamo in comune. Abbiamo in comune. Esatto, ne abbiamo parlato. E quindi dici, ma perché? Perché non tornare alle origini? Perché nasciamo? Perché veniamo qui? E se invece di essere così abituati, purtroppo, i media stanno facendo, non voglio dire una parola che può essere presa a male, però realmente si tratta di una pubblicità molto negativa invece di enfatizzare le cose meravigliose che si fanno nel quotidiano da persone anonime. Io amo le persone anonime. Quando camminiamo per strada e vediamo le persone che con un sorriso ti rispondono al tuo sorriso, io ho visto, parliamo in Italia, un popolo meraviglioso, veniamo da una cultura straordinaria, abbiamo conquistato il mondo, siamo stati sempre gentili, nobili, ci siamo un po' imbruttiti? Molto. Perché quando andiamo nei trasporti pubblici diciamo buongiorno e ti guardano come per dire l'alieno. Poi, o anche dire vediamo un po', no? Sì, controlliamo se c'ho ancora il portafoglio. Esatto. E rimani male. E qui mi trasferisco a questa esperienza meravigliosa che sto vivendo e continuerò a vivere perché è diventata una famiglia allargata, il mondo, il pianeta e la nostra terra, non solo il paese di origine del quale dobbiamo essere orgogliosi, ma realmente essere parte integrante di un'umanità con le stesse necessità, non importa il colore della pelle, il linguaggio che si utilizza, ci capiamo e ci capiamo molte volte senza parlare la stessa lingua, semplicemente trasmettendo questa intenzione. Io credo che riuscire a instillare questa fiducia nelle persone sia la risposta a tutti i mali che abbiamo. Non tolgo nulla a chi si occupa ed è specializzato in differenti settori nel suo. No. Ma se partiamo da una base sana, potremmo invece cercare di migliorare molto di più la nostra permanenza in questa terza dimensione. Sappiamo che poi ce ne abbiamo tante altre. Perché è così, perché poi te ne accorgi quando tu vibri in bontà, vibri in amore, ecco, questa è la parola importante, amore, l'amore per te stesso, per quello che vuoi trasmettere, per cercare di armonizzare tutto intorno a te. Quanto è bello quando invece di stare lì ci sta pure il momento di io ho un'idea, tu ne hai un'altra, però perché arrivare al conflitto? Questo secondo me è qualcosa che riusciremmo a evitare nella misura in cui ognuno di noi potremmo avere la possibilità di esprimere i nostri talenti, perché le frustrazioni sono quelle che generano i conflitti. Io se vedo un uomo bello esteticamente, grazie. Parliamo sì, chiaro, lo sei. Una donna bella esteticamente, si fa un'equazione molto perversa, perdonami la parola, sì, però sì, credo sì, che non offendo nessuno. Sicuramente no, non esiste più l'amicizia, non esiste l'ammirazione di fronte a qualcosa di oggettivamente bello. Perché è bello? Perché mi genera felicità. Quindi se la mia felicità si somma alla tua,
Non avremmo nemmeno più i divorzi, ma nemmeno più i matrimoni. Che sono la causa principale, no, del divorzio. No, ma realmente non sono contro nulla. Io dico che ognuno nella vita ha il proprio percorso, fa la propria esperienza, ma ci sono dei formati che nel momento in cui si affrontano delle decisioni, nel momento in cui si prendono, bisogna essere sicuri, determinanti, coerenti. Se invece si fa ci sono i disastri, perché poi si creano delle condizioni per cui sempre qualcuno rimane scontento. Però la soluzione per me a tutto è la musica. Ah, ecco, perché io ti stavo chiedendo questa cosa invece. Io ho molto a cuore i social, non nel senso dello sfruttamento a fini pubblicitari, ma nel potenziale che hanno forse per fare anche questo che dici tu, per far conoscere. Però vedo un abuso nell'utilizzo, nel senso di una distorsione di quello che potrebbe essere dare un messaggio positivo, esprimere un talento, cioè si tende più che a fare quello a emergere, ma a voler emergere con la storia finta, il finto problema, l'eccesso, no? Anche nella comunicazione. Qual è la soluzione? Perché, Sì. ok, come si allena questa cosa che dici tu così importante? Io dico che c'è una necessità proprio perché c'è troppo abuso di tutto. È arrivata la pandemia per dare un break a tutto questo abuso sotto ogni punto di vista, perché siamo arrivati a un eccesso. Io prima della pandemia mi chiedevo, ma parlando di abbigliamento, di cose, ma stiamo producendo, ma dove vanno a finire tutte queste cose? Adesso ci troviamo un problemone e parliamo di cose fisiche. Moralmente. Sparano le persone, è diventato un fast food tutto. E c'è questo sistema fagocitante che realmente prende vite, le utilizza e poi non se ne sa più nulla. Meteore. Dunque, torniamo alle origini, semplifichiamo, iniziamo a distaccarci e ad avere un equilibrio. Non sono estremista, 50 e 50. La tecnologia ci serve per restare comunicati, tutti. Per me, idealmente, vorrei un mondo dove soprattutto le nuove generazioni possano avere la libertà di fluire, di muoversi e di capire che realmente stiamo tutti qui per la stessa cosa. Ci dobbiamo scoprire, dobbiamo capire perché siamo qua, in che forma unirci, umanità. Non è separazione, è stare uniti e fare delle esperienze. Lo direi a qualsiasi famiglia. I vostri figli, quando arrivano a un'età di 15 anni è un'età già importante per riuscire a capire anche come muoversi, no? Un po' più di coscienza c'è a 15 anni. Dare fiducia. Io lo dico perché così è stato da parte dei miei genitori con me. E noi sappiamo che nel mondo c'è di tutto. Poi per me, donna, cantante, che gira e quindi diventa come, lo dico così come mi è stato detto guardandomi negli occhi, carne fresca. E ho detto questo che nella mia testa ha risuonato per tempo. Quando io iniziavo, io cantavo ovunque, felice, contenta. Vinsi il primo concorso con mia mamma e mio padre, che poverini con tutta la loro vita di responsabilità, con 2 figli, mamma e papà che lavoravano e mi seguivano, non mi hanno mai lasciato sola, ma col sorriso, e io mi divertivo, io giocavo e arrivo ai miei 15 anni con la proposta del momento, no? Mi dicevano, mi invitavano a delle feste, dei concorsi, delle premiazioni, venivo premiata con questo, quell'altro premio e poi arriva la proposta clou. E nel nostro paese c'è una manifestazione che tutti i musicisti, cantanti, artisti aspirerebbero nel proporsi in questa manifestazione. E a me arriva la proposta di andarci, ma come vincitrice. Lo devo dire,
non voglio fare i torti a nessuno, non dico di chi si parla, ma così è stato, mi è stato detto e io ho detto ma che c'è in tutto questo? Allora perché prepararsi, perché fare quello che ci insegnano da bambini, no? Quindi Se qual è poi, sempre la difficoltà? se poi è tutto manovrato, allora io non ho voluto credere a niente, non mi sono voluta prestare al sistema, ho detto no grazie. C'è stato un momento critico perché mi sono chiesta che senso ha? Ti prepari, per me il sacrificio non è un sacrificio. Se tu puoi avere l'opportunità di fare quello per cui ti senti portato, dove la tua felicità aumenta, nel mio caso è stata sempre l'espressione attraverso il canto, la voce, la comunicazione, ma far vibrare le corde della tua anima e sentire che dall'altra parte stai generando lo stesso piacere che stai sentendo tu, la stessa felicità, e tu non sei in un palcoscenico, tu sei di fronte a qualcuno che sta vibrando come te e dici wow, non c'è droga, perdonatemi, non c'è piacere, nessun piacere che possa superare questa goduria che si prova. Condivisa. Perché, e allora lì generava da parte mia, perché mi mettete su un palco? Io voglio scendere dal palco, siamo, abbracciamoci, c'è sempre stata questa necessità di essere uniti, non importa se io sto cantando e tu stai ascoltando, ma tu stai sorridendo e ti sta piacendo, per cui io sono felice perché ti sto generando felicità. Questo è il senso della musica. La musica la fa il personaggio che noi vediamo per strada, che imbraccia una chitarra e vuole generarsi onoratamente il suo panino. E io quando vedo a che livello siamo arrivati di indifferenza, sotto ogni punto di vista, non parliamo, stiamo parlando del mondo musicale, ma questo si trasmette in ogni sfera. In ogni ambito, certo. Come si può passare di fronte a un essere umano che sta visibilmente in una situazione critica e non offrirgli un aiuto? Torniamo indietro. E se ci mettessimo dall'altra parte, dici sì, ma io non arrivo nemmeno a fine mese, non vado a lasciargli un euro, non lasciargli un euro, ma fagli un sorriso e gli dici scusami, perlomeno quello. Molte persone non mangiano per giorni, ma con un sorriso gli stimoli il sistema immunitario, non si ammalano. E se avessimo anche gente che decide di vivere per strada sorridendo, sapendo che è circondato da esseri umani che dicono I care, io ho cura di te, sarebbe meraviglioso. Certo, sembra il mondo delle favole, a me dicono il mondo degli orsetti, tutti siamo belli, buoni, e perché no? Perché no? Perché mi devi proporre sempre qualcosa che deve essere traumatizzante per tirare il meglio fuori di me? Non è sempre così. Io non ho mai amato le persone, parlando di ambiti professionali, che non dicono con permesso grazie e che non ti dimostrano questo rispetto, che deve esserci. Non c'è nessuna posizione che ti dia l'autorità di ridicolizzare, di sminuire, di criticare. Di essere maleducato. Assolutamente. Quindi la scelta delle parole. In principio era il verbo, non l'hanno scritto mica a caso. Quanto può addirittura salvare la vita una parola? E nella mia vita io sono felice che quella parola è riuscita ad arrivare in 2 casi specifici. Ed è stato per me un'emozione grande avere dall'altra parte una persona che diceva non ce la faccio più, te lo voglio dire perché ho deciso di. E con la parola giusta, detta con amore, senza aggredire la persona e dirgli questa è la formula più rapida, tu non sei nato o non sei nata con questo dentro, perché ti sei lasciato ingannare dal sistema? E vedere che con una parola queste persone adesso sono persone che hanno successo nella vita, che si sono recuperate, che hanno potuto raccontare, possono raccontare una storia diversa. Mi dicono tu mi hai salvato, no, non sono stata io, non sono io, non è la mia persona, sei tu. E dovremmo essere così, gli specchi riflessi. Se io sento una necessità e sono un po' più debole in questo momento e qualcuno intorno a me non ha l'empatia per capirlo, ma non te lo devo dire, non te lo devo dire, arriva l'aiuto e arriva a mezzo di una parola, arriva per mezzo di una canzone, arriva per mezzo di semplicemente un tocco di una mano. Dai, su, non sei solo, non sei solo.
Ma non è, non sei sola, ciao come stai e giri di là, no, guardami negli occhi, vediamo se hai l'intenzione. Ma che pesantezza, no, nemmeno quello, con allegria, con gioia, ti sto dicendo, non sei solo, in che ti aiuto? Ho visto delle cose meravigliose in questo paese che è straordinario, io ho conosciuto il Messico, non lo conoscevo realmente, sono stata per un'esperienza di lavoro sulle navi da crociere, che è stato il mio lavoro per anni, che mi ha forgiato in tante maniere. Sono stata in Messico e ho conosciuto la parte, quella più ludica, quella tipo i nostri rimini Miccioni, la playa, il sombrero, sì. tutte quelle cose. Ma più che altro poi questi posti turistici, dove ovviamente il turismo è il turismo, quindi mordi e fuggi, vai a quello che vai, poi torni, eccetera, no? Ci sono tanti miti, questo è un paese di una eccellenza che non trovo le parole per descriverlo. C'è una saggezza ancestrale, c'è una cultura che conoscendo dà degli strumenti, anche delle risposte a tante inquietudini che ogni essere umano ha. E con la natura, con il rispetto del pianeta, con il rispetto degli esseri umani, con un sorriso, con un grazie, sei dall'altra parte. Ci sono delle popolazioni indigene che decidono quando decidere di vado a riposare adesso. Arrivano a 110, 120 anni, 110, 120 anni, vivono in rispetto totale con la natura, non hanno bisogno di tutte le cose che utilizziamo noi, per le quali, e se ci tolgono il telefonino, e se ci tolgono lo shampoo liquido, no, io con lo shampoo secco non lo posso fare, no, per dire sciocchezze inezie. Attraverso la conoscenza profonda della natura trovano risposte e soluzioni a tutto, e non solo questo. C'è quella gentilezza, il grazie, il per favore, quel sorriso che dovrebbe essere la nostra prima opportunità di cambiarci la vita e cambiarla a chi sta intorno a noi, generare questa onda vibratoria positiva per cui le cose si semplificano e diventano più gradevoli per tutte. E questo è un paese che mi ha insegnato, mi sta insegnando tanto attraverso questo popolo, che è un popolo molto colorato. Se ti faccio l'esempio, come viviamo noi, l'abbiamo appena passato, no? La festività dei defunti, molto serio, molto pregnante, vedi le persone che soffrono, vanno di fronte a un feretro, a una tomba, a portare i fiori in quelle date, e poi lì no, lì è una festa colorata. Realmente dici, no, mandiamogli luce, ricordiamo i nostri parenti o... In spagnolo che mi piace, come il Dia de los Muertos. El Día de los Muertos, sí. Nuestros allegados, las personas que están, ya no están en este plan, le persone che non sono qui in questo piano fisico, ma sono là. E loro celebrano, come dovrebbe essere sempre, celebrare. È una fase, una trasmutazione. Qui siamo venuti a fare un percorso per cui attraverso poi la nostra esperienza arriviamo a un punto dove dovremmo aver capito qualcosa, se no regresso, a usare il condizionale dovremmo aver capito. E ci sono dei messaggi che ognuno di noi deve lasciare, può lasciare quando realmente incontra il proprio proposito, no? Quindi che cosa ha a che fare? Tutto ha a che fare con tutto. Noi a volte siamo molto, segmentiamo troppo, ci autolimitiamo, e anche nell'educazione. Sono ingegnere, e che significa se sono ingegnere? Se sei ingegnere, ingegni la testa, e quindi lo fai in tanti campi. E giustamente questa novità, tornando all'evento dal quale vengo felicissima, perché poi ho avuto l'opportunità di convivere con delle persone straordinarie, una nello specifico con la quale ho potuto condividere questo genere di conversazione, e ci siamo trasmessi tanto. E ho visto tanti talenti in questa persona, che spero che possa sentire questo podcast per ricordarsi di essere una persona immensa, grandiosa, e come le persone che realmente cercano dei messaggi per riuscire a superare le proprie paure, i propri limiti,
E tutte le persone che si sono succedute nella mia esperienza di vita, tutti maestri e maestre, e l'ho capito via andando, no? Che uno esce e dice, ah, ci insegnano, dai, su, ti prepari, poi vai, poi fai. Io sono stata ribelle sotto ogni punto di vista, con educazione e con classe. Con educazione ho detto no, perché noi abbiamo il diritto di dire no e abbiamo il dovere di dire no quando c'è qualcosa che va contro la nostra natura. Ecco, questo è un punto importante. L'opportunità di saper dire no, la decisione è tua, non sei obbligato, non sei sotto la scure di qualcun altro o per interesse. Interesse di che? Relazioni di interesse. Ah, io attraverso te, utilizzo te, avanti un'altra, un altro, chiunque sia. Complimenti, dove arriverai tu sarà il tuo cammino, non giudico, ma ognuno di noi dovrebbe un po' processare queste informazioni. Quando tu arrivi ad essere stanco perché hai fatto 1000 cose, e noi siamo delle macchine perfette, però ovviamente abbiamo bisogno di tempi di riposo che a volte non arrivano così facilmente e dobbiamo iniziare a gestirci. Io parlo per me, ho avuto delle cadute quando mi sono messa a fare di più e di tutto e di più in nome della passione di quello che sempre ho avuto da bambino, di questo amore per la musica. Quindi menzionavo l'esperienza sulle navi, che veramente è un'esperienza formativa. Ti accennavo, non c'è un'educazione che ti possa dare questa. No, lo approfondiamo perché è una cosa, un'esperienza Molto bellissima. formativa. Io la consiglierei a chiunque. So che ci sono dei pensieri critici su questi mondi qua, ma avere l'opportunità di poter stare a contatto con tante nazionalità che diventano il tuo compagno o la tua compagna del giorno, perché devi vivere in promiscuità per mesi, che sono ore, che sono minuti, che sono secondi, dove tu devi raggiungere degli obiettivi. E se questi obiettivi non si raggiungono secondo delle regole scandite, che sono regole molto più militari a volte di alcuni corpi militari con le loro regole, e me l'hanno detto persone che vivono in questi mondi, ambiti militari, per cui marina, esercito, eccetera, eccetera, finanza, mi hanno detto fate più militari voi di noi, cioè siete più militari voi di noi. Se tu prendi alla lettera le regole per le quali firmi un contratto e devi rispettare, impari che ci sono delle regole da rispettare. E questo cozza un po' con quello che dicevo io prima, no? Sono ribelle nel senso che non mi fermo all'apparenza o a quello che qualcun altro mi fa capire che è il senso di tutto questo. Io ho avuto un problema a scuola, al liceo, con quella che era la vicepreside del mio liceo scientifico, che mi puntava il dito perché quando mi dava, aveva più materie, dei compiti, io non mi fermavo a quello che mi diceva, andavo oltre. E questo dava molto fastidio, perché c'erano delle informazioni che andavo a ricercare. E scavavo, trovavo queste informazioni e probabilmente le accoglievo alla sprovvista. E mi diceva, Russo, Russo, io ti ho detto di fare questo, perché vai oltre? Metti in difficoltà tutti gli altri. Ma no, io non metto in difficoltà tutti gli altri, diventa più dinamica la lezione. E io sto seduta, sono studentessa, lei è l'insegnante. E non funziona, un sistema che non funziona, se non c'è l'apertura e anche l'umiltà di capire che sì, ho fatto un percorso di studi, ma se io non ho continuato ad attualizzarmi, questo è da rompere, questo è un concetto da rompere. Secondo me vanno aboliti tutti i titoli. Scandalo, sì, perché il titolo è limitante, perché tu non hai più l'interesse di vedere cosa c'è oltre. Ti fermi lì perché nella zona di comfort arrivi e dici, ah, ho fatto il sacrificio, mi sono laureato. Questo è molto del nostro paese. Quando tu vai fuori, vedi gente che non smette di lavorare, studiare. Ho degli esempi proprio fisici di persone che hanno 70 anni, che fanno maestrie su maestrie, insegnano, lavorano, cambiano lavoro. Qua dici, ho 30 anni, no. Già, boom, ti arriva in testa. Invece non è così. Altro messaggio, non esiste l'età. L'età la decidi tu.
Poterti salvare lo decidi tu, poter guarire lo decidi tu, come ti ammali e lo decidi tu, non lo decide nessun altro. Abbiamo dei tesori dentro che sono dei tesori inesplorati, con semplicità. Anche se questo poi urta un po' il sistema, no? Cioè questo schema, veramente sì, lo tu so. arrivi alla mia età, è più difficile in questo paese continuare a dire ci sono... Per qui abbiamo una grande opportunità, che ce ne offre la tecnologia. Io posso stare fisicamente qui, se a te non ti interessa quello che faccio io, oggi posso generare anche il mio sostento fuori dai sistemi, essere attento al posto dove mi trovo, quindi compiere poi i miei obblighi, ma non sono assoggettabile a questo discorso. Arrivi a 50 anni, nessuno ti prende il posto fisso. Se ce lo togliamo di mezzo sto posto fisso, e le navi in questo mi hanno aiutato. Ogni giorno era un successo, in ogni momento che tu regalavi un sorriso, c'erano dei momenti critici. Anche per confermare quello che dici, scoprire cose nuove, no? Soprattutto su una nave, perché siano persone, oggetti, cose che tu mai hai immaginato nella tua vita, no? No, non abbiamo ritmi differenti. Esatto, nasciamo in un contesto che poi ognuno ha il proprio, secondo il paese di origine, le tradizioni che si tramandano nella tua famiglia di origine, per cui capisci, per te quello è il formato iniziale, quello che conosci. Instillare in bambini e bambine che iniziano a crescere questa curiosità di dire sì, ok, tu parti da qui, ma c'è altro. Non lo so perché io non lo conosco, ma c'è altro. Vai, come il delfino, no? Invece di stare, il famoso libro, invece di stare lì al sicuro, nella sua zona di comfort con mamma, papà, delfino, non uscire perché lì è pericolo, ma tu sei mai uscito? No, perché mi hanno detto che è pericolo. Esci, vai, esci, e se ti dicono no è proprio lì che devi fare. Anche il rischio, no? Il rischio è che capisci che è tutto diverso da quello che ti hanno detto. E ritorniamo sempre al talento. E perché se qui mi obbligano per arrivare a quello che io posso pensare, perché in un sistema si pensa che se io appaio in una televisione sono importante, ma chi l'ha detto? Ma dov'è? Ma io posso apparire in mezzo a una strada e fare 1000 persone che sono complici di un momento di condivisione, e lo posso fare in una strada, come in un palcoscenico, come in una qualsiasi attività, non parliamo solo di arte, in tutto quello che si fa. Generare felicità, questo è il nostro unico dovere. Nasciamo per essere felici, e se non ce lo insegnano, inizieremo a farlo noi tra di noi. Facciamo un passaparola che va molto oltre quello che un'istituzione, un governo, il governo, tutto è colpa del governo, ma chi l'ha detto? Se iniziamo a pensare che tutto è originato da noi, le cose cambiano in bene. Perché finalmente ognuno vive la propria esistenza, e se sei felice quando ti svegli al mattino, vedi che la giornata va di meraviglia. Se il giorno prima non hai analizzato quello che ti ha provocato delle inquietudini che hai generato tu, non le ha generate la persona, ma mi ha scaricato addosso, ma vedi tu perché te l'ha scaricato addosso, e non te la prendere perché non ce l'ha con te. Evidentemente non ha risolto tante cose. Ci sei tu lì che lo ricevi, e tu impara anche a gestire questo momento, quindi gestire le emozioni, capendo che nessuno si può permettere di sbraitare contro di te, di giudicarti, di maltrattarti, nessuno ce l'ha questo diritto, e in questo sono ferrea. Mi è successo e mi succede moltissime volte, e ogni volta che mi succede divento un gigante in pace, non rispondo a provocazioni. Mi dicono sei molto osservatrice, certo, ma non osservo per giudicare, percepisco. E oggi ho imparato che se quando sono in compagnia di alcune persone, le più importanti che uno possa immaginare, ma mi generano qui quel puntino di thank you so much, bye bye. Dimmi se hai trovato qualche difficoltà però in questa tua, io la chiamo rivoluzione, no? Del modo, per me sarebbe, io concordo, per me è il modo di vivere, però poi gli altri non sono così. Il problema sono sempre le paure acquisite. Proprio ne parlavo con una delle persone che ho incontrato in questo evento meraviglioso, e io rimanevo sorpresa, sai, sì, mi sono reso conto che si parlava di amicizie,
Tutti noi abbiamo avuto l'amico che ci ha tradito, l'amica che ci ha tradito, no? Al quale abbiamo dato il cuore e poi siamo stati accoltellati. E questo genera inquietudini. No, come? Ma non hai capito che non è così? Perché non dici grazie a questa persona? Grazie, maestro, mi ha insegnato. Grazie. Qui faccio un po' più di difficoltà io. Bisogna Sono un iniziare. po' più nervoso rispetto a questo argomento qui. E sinceramente Perlomeno come primo impatto non accetto moltissimo il tradimento che venga da... no, ma infatti non parlo di questo. Ma se tu ricevi un tradimento è una grande opportunità di capire che ti sei trovato di fronte a una persona che non vibrava come te. Muchas gracias. Grazie. No, certo, Vado nel per il mio tempo cammino. magari lo percepisci meglio questo insegnamento. Sì, e ti rendi conto che realmente... Direi anche noi, no? Sicuramente. Come ci siamo venuti a Sì. incontrare o a conoscere, Sì. tra le altre cose, Perfetto. l'esempio Più calzante. esatto. Ma io ho imparato a volte, io ho ereditato la tradizione cattolica, e sono stata battezzata, ho fatto la prima comunione, poi mi sono messa a leggere in questi momenti di break in mezzo al mare. I libri sono stati i miei migliori amici sempre, mi hanno aiutato in tante cose. Ecco, questo vorrei invitare tutti, leggete, ma non leggete, leggi questo, no. Senti l'attrazione come senti l'attrazione per un essere umano, senti l'attrazione per un Dio. Io ho trovato le risposte a tante inquietudini, a tante problematiche che mi ponevo, toccando il libro e trovavo tutto lì. Con la natura mi ricarico. Ecco. Invece di stare attaccati ai telefonini, la mattina impariamo a sentire il nostro respiro, dopodiché prendiamoci cura di noi e poi iniziamo a lavorare, perché ormai i telefoni sono il nostro ufficio, sono i collegamenti per i quali ormai sappiamo, io non voglio aprire questo argomento perché ci sono gli esperti, psicologi, psichiatri che fanno il loro, che ci sono delle patologie Sì. per questa dipendenza, ma non ci guardiamo più in faccia, non facciamo più una chiacchierata come la stiamo facendo noi. Persone che sono lì al ristorante e invece di parlare si mandano in WhatsApp. So qui, mi scrivo, ma che è successo? Oh, sveglia! La pandemia ha creato dei traumi e io qui lo dico. Io sinceramente con rispetto parlando, quando mi sono trovata di fronte a qualcuno che ho voluto abbracciare, che ha voluto ricevere e ha condiviso la mia visione di abbraccio, a me non me ne è importato nulla che mi dicessero non abbracciare nessuno e stai a sana distanza. No! E dico no, perché sappiamo che cosa genera un abbraccio, perché ti alza il sistema immunitario, perché ti senti voluto bene, perché con un sorriso e con un'occhiata di complicità tu hai risolto tanti problemi e non ti senti solo nel momento in cui sei magari più sensibile. Mi stai togliendo questo? Siamo guerrieri, va bene, non lo faccio, voglio rispettare la regola, ma fino a un certo punto. È bello anche rompere. D'altronde sei ribelle, quindi ti sei ribellata anche a questo. Educatamente ribelle, educatamente senza mancare di rispetto a nessuno, ma sì. E credo che quello che manca adesso è questo spirito di osservazione. E tutto è passivo, no? In casa non possono mancare 2 o 3 televisioni, ma fatemi capire. Ma quando mi dicono delle cose, ma io mi sto chiedendo se quello che mi sta dicendo forse avrebbe un'altra sfaccettatura o no. Anche lì ci siamo accomodati. Quindi no, leggiamo, scopriamo, tocchiamo, proviamo, degustiamo. Un carissimo amico che vive. Passeggiamo, Sentiamo, percepiamo, utilizziamo questi sensi. Magari riusciamo a risolvere prima delle problematiche, magari le preveniamo. E noi gli diamo tanto da fare questi medici che veramente anime pie, per tutto il mio rispetto, perché poi si trovano di fronte a ogni individuo con un corollario di difficoltà che si è autoprodotto e che si sta sperando nel trattamento che ti risolve tutto. Vai all'origine, ci fa paura andare all'origine, vero? Togliamogli questi cordoni ombelicali di sofferenza. Siamo abituati a questo. Ah, il povero me. No, povero tu no, tu sei ricco, tu sei nato multimilionario, non parliamo solo di una questione economica.
Abbiamo talmente tanti talenti. Io ho visto persone senza braccia, senza mani, senza piedi, con delle mutilazioni, con un sorriso e con una volontà di andare oltre, che è qualcosa di disarmante. E tu poi esci fuori, vedi che sta piovendo, oggi sono depresso perché piove, ma prendi il camion, ma esci, prenditi la pioggia. Quando ho avuto la mia prima attività lavorativa, che era il cantare ogni giorno per più ore, la disciplina è importante. Ecco, la disciplina è molto importante, questo sì, super importante. Conoscersi, sapere che per esempio per un cambio d'aria tu puoi disminuire le tue possibilità di fare una performance collegata al mondo tipico della musica e del cantante. Allora devi prendere dei provvedimenti, devi mangiare bene, devi avere un'attività fisica che poi più che altro ti libera, ti genera questa ossitocina per cui tu stai bene e trasmetti, no? questo bene agli altri, e a te stesso e agli altri. Quando ho avuto questa mia prima attività, io sono stata ma come un robot. E per cercare di portare avanti con successo, con tutto l'amore e la gratitudine per poter fare quello per cui tu ti senti portato, che ti genera anche un introito economico. Molte volte dicono, musicisti, ma che lavoro fai? Quante volte si succede? Sì, vabbè, ma queste non so lavori. Chi l'ha detto? Testimonio che sì, e ci sono dei circuiti dove sei un bravo professionista, ma sei un creativo, perché poi non puoi essere un robot. In ogni canzone che tu canti, quasi ogni sera, puoi dargli milioni di sfumature diverse, e le sfumature le dà l'intenzione e l'amore che ci stai mettendo, perché se ti ricordi che non sei illimitato, ma probabilmente l'ultima volta che canti Imagine di John Lennon la canti con tutto l'amore del mondo, e questa vibrazione arriva, per cui domani la stessa persona ti dirà voglio sentire Imagine, ieri mi hai emozionato, per dire una canzone come un'altra, perché quello è il senso. Amati, ama quello che fai, vibra, non c'è nulla di più importante. Quanti talenti hai? Chi lo sa? È quello che mi ha fatto decidere di, per altre ragioni che ho pensato, è arrivata intorno a me una staticità. Potevo continuare senza problemi per anni e anni e anni. Poi vedevo delle atrocità. E io quando vedo le atrocità non sto in silenzio. È nata da lì la mia carriera, perché di fronte a una violenza verbale io non sono stata in silenzio. Di fronte alle violenze fisiche, nel momento in cui divento complice, con educazione e con intelligenza, io dico non ci sto, ti ho visto, non posso fare così, ti ho visto. Io ero lì e mi sono trovata, questo è stato il primordio della mia carriera, in un gruppo di persone, ma tante persone, parlo di 60 persone perlomeno, che hanno assistito a quello a cui io ho assistito. E da me è nato spontaneo, che poi ero la più piccolina, la più giovane, la più inesperta di tutte, dire no, tu non puoi fare questo a questa persona, ma tu chi ti credi di essere? Io ti prendo e ti butto a mare. E tutto questo ha generato cosa? La volontà di essere complice e partecipe di cambiare certe regole. E lì si è generata la fiducia di qualcuno che si è smosso dai più alti vertici di una compagnia con la quale io ho iniziato la mia carriera e ha messo uno stop immediato e mi ha detto abbiamo bisogno di gente come te, perché purtroppo essere onesti ed essere non complici di atrocità può generare due opportunità in un contesto non sano: o che ti si dà l'opportunità come è stato dato a me, come è stata data a me, o che ti si taglino le ali, perché tu non puoi stare in quel contesto, e sarebbe comunque una cosa giusta, perché tu, vivendo in un sistema corrotto, diventi corrotto. Non puoi far finta che questo non accada, a meno che non hai una solidità e
una conoscenza delle tue opportunità e anche sei uno stratega per riuscire a manipolare delle situazioni a beneficio degli altri. Molti lo fanno a beneficio di se stesso e purtroppo molte volte a discapito di altre persone. E quando tu sei complice di tutto questo e ti va bene perché a te va bene, il tuo bottino ce l'hai, ma sappiamo noi poi come ci svegliamo al mattino. Io vado a dormire tardi, mi sveglio presto, ma quando dormo mi dicono le persone che mi conoscono che anche se scoppia una bomba io non sento niente. Mi piace. Evidentemente trovo uno stato di serenità. Sì, lo alimento. Ma è importante anche questa conforto di quello che tu ci hai detto fino adesso. Trovare la sponda di questa persona che ha capito il problema e ti ha aiutato invece di... Io sono profondamente grata, realmente facevo una riflessione stamattina, io quando ho iniziato a cantare, e per me non era stare su un palcoscenico, perché mi era stato detto, vedi, determinate artiste che erano in auge in quel momento, alcune sono ancora in auge adesso, tu entri in quel circuito, non devi più lavorare. Ok, ma se io canto non sto lavorando. Ingenuamente tu dicevi. Ah no, però sì, figurati. Hai il treno che passa una volta sola, entri nei grandi, però qual è lo scotto da pagare? Ma detto con una raffinatezza unica, era qualcuno che realmente, già pace all'anima sua, aveva molto da fare nel settore, qui nel nostro paese. 15 anni, la ragazza della porta accanto, figura angelica e sai pure cantare. Io rimasi così e dissi, ok, grazie, non voglio più cantare. Beh, scaturì una reazione furibonda e io dico sempre grazie a mio padre, a mia madre, i miei gioielli, sono i miei gioielli che mi hanno insegnato che quando sei una persona onesta poi la vita ti ripaga. Alla lunga, perché ci sono i furbetti, ci sono i potenti, ma poi ripaga, perché il tuo mondo è fatto da persone come te. Il mio mondo non accetto più che non sia fatto da persone come me, il mio mondo intimo, perché poi nella mia vita passano le persone più disparate, con le intenzioni più disparate, ma non divento complice e partecipe di cose che non appartengono alla mia essenza. Non mi ci metto proprio. Quindi nel momento in cui io prendo un caffè con te deve essere realmente un momento da celebrare, dove stiamo intercambiando delle esperienze, delle energie che ci autoalimentano e saliamo ancora più fortificati. Oggi ho più sensibilità perché è una ricerca quotidiana ed è una possibilità di imparare ogni giorno dagli incontri che si fanno, che sono gli interscambi, sono la maniera più importante per poter crescere e appoggiare questa umanità in qualsiasi forma, perché intercambiando informazioni, esperienze, sai in più, no? E le ore sono poche. E poi se si dicono con l'allegria, con la felicità, uno le apprende ancora e le impara di più. Infatti anche la questione di educare con severità, io ho iniziato a fare lezioni di canto operistico e questo insegnante meraviglioso, e tecnicamente parlando, aveva un problema. Era così chiuso all'esprimere, a farti uscire la felicità, per cui lui ti imponeva come un nazista. Tu fai questo e canti quest'opera a 15 anni, o cessate di piegarmi o lasciatemi morire. Ma non ce ne stanno altre opere. Scusami, però scegliamo un po' le cose perché per me giocare è la chiave di tutto, no? Quindi a un certo punto dico, io invece di uscire lì con il sorriso uscivo che stavo tutta drammatico, poi tutto che no. Eppure mi sono messa in testa di imparare, ed era tecnicamente eccellente, veniva da Torino a farmi le lezioni. Però c'era questa parte che mi angustiava e mi diceva, adesso che tu canti opera, tu puoi essere una cantante soprano meravigliosa, non puoi cantare altri generi musicali. Come? Io sono venuta qui per apprendere, imparare tecniche che mi aiutino poi a utilizzare il diaframma.
ce l'avevo già nell'impostazione naturale, ho scoperto che grazie a questa tecnica potevo cantare ore senza generare problemi alle corde vocali, però questo fa parte di un corollario di informazioni che si hanno quando incontri maestri che ti insegnano con la loro esperienza che tu puoi anche andare oltre i limiti di un'esecuzione giornaliera che diventa come fare, sono muscoli le corde vocali, come fare ginnastica tutti i giorni, poi quando inizi a dare troppo, a un certo punto non puoi mantenere dei ritmi estremi, si rilassano, hanno delle ragioni e lì si creano inconformità, no? dei problemi, si sfregano, si creano pompetti e queste cose. Quindi bisogna essere equilibrati. Gli eccessi non aiutano mai a nessuno. Gli eccessi... Concedicelo però ogni tanto un eccesso. Sì, chiaro. Parlando sotto adesso un profilo un po' più tecnico, la disciplina è importante. È importante. Se tu hai un concerto domani sera e poi fai una serata brava, ma dove vai? La disciplina è importante, bisogna stare attenti a questi particolari, se è quello che realmente ti fa star bene fare, no? E quindi vuoi dare il massimo, a qualcosa bisogna rinunciare in un senso, può sdatare, lo facciamo quando non ho concerto, una seratina, e su questo ho degli amici, veramente io sono fortunatissima perché ho imparato a riconoscere le persone che vibrano come me, perché mi genera solo il pensiero di queste persone felicità. E poi sono i grandi, i famosi grandi, quelli che quando noi sappiamo che vengono in concerto, voglio andarla a vedere. Io ho il privilegio di avere questo genere di amicizie, e sono amicizie alle quali, proprio per essere amicizie, do ancora più rispetto, e per me è una gratificazione avere poi il rispetto da queste persone che insegnano tanto, ma alle spalle hanno un percorso di disciplina, di compromesso, di volontà di dare il massimo, e qualche rinuncia bisogna saperla fare, e non ti pesa. Allora sfatiamo i miti, perché c'è di tutto e di più, io non critico nessuno. Il rockero, come si dice, l'esecutore della musica rock che deve essere dannato. Ma chi l'ha detto? Ma non è vero. Ma quello è uno stereotipo, certo, che aiuta. Ma non è vero. Esatto. Sarà così, sicuramente, abbiamo tanti esempi, ma ci sono anche esempi di persone ligie, educate, che ci hanno messo l'amore e che continuano a metterci l'amore. Io veramente devo gratificare quelli che mi hanno dato l'opportunità di iniziare a comprare io non volevo scarpe, tacchi e queste cose qua, io volevo l'impianto il microfono, e volevo poter cantare con le mie basi musicali. Poi ho messo su un gruppetto proprio quando mi dissero in poche parole: o sottostai alle regole del sistema per diventare il personaggio stellare mondiale, oppure non sei nessuno e non farai mai nulla. E invece io posso dire felicemente al giorno d'oggi di aver dato fatto il giro del mondo, non solo per l'esperienza delle navi, autonomamente. Io mi prendevo il momento in cui bussavo alle porte e andavo a fare esperienze come artista in tanti posti nel mondo, in Medio Oriente, in Europa, nelle Americhe, in Asia. Il mondo è piccolo e va conosciuto. E poi, siccome è un cambiamento costante, come tutti cambiamo costantemente, tornare vuol dire scoprire cosa è successo e come si è evoluto, no? Uno pensa sempre in positivo, come si è evoluto. Per cui l'unica cosa che posso dire è: ognuno di noi deve trovare il proprio cammino, non c'è sacrificio, c'è impegno, c'è volontà, c'è amore in quello che fai, e non sei mai stanco quando fai qualcosa che ti appassiona. Ed evitare le scorciatoie, possibilmente. Beh, le scorciatoie le puoi utilizzare, guarda, io anche in quello dico, ognuno è libero di scegliere, le puoi utilizzare le scorciatoie, ma poi alla fine sai che una scorciatoia arrivi subito e scegli. Decidi tu, fast food? No, slow food. Io non mi siedo nemmeno a mangiare se ho che 20 minuti, no, aspetta, mi prendo un succo d'arancio, faccio il pieno di vitamine. Mangiare è un'altra cosa, dici tu, è una sua... No, slow food, devo degustare, poi pensare.
tra le varie esperienze. Non ho mai bevuto alcolici. In Messico sono entrata in un ordine di conoscenze riguardo che si pasteggia, sì. Io diventavo veramente, se bevevo un pochino diventavo veramente. Sono riuscita a superare anche questo, associandolo con dei cibi. Ho fatto un corso da sommelier, per cui mi sono anche presa la briga di capirne qualcosa in più. Ho fatto una missione con dei sommelier, con dei enologi, luminari, gente meravigliosa che di questo vive e mi ha insegnato tanto e mi insegna tanto. E pensavo che fosse impossibile, io pensavo che fosse impossibile per me, perché ho una allergia agli alcolici. Dunque, non è che bevo, perché sennò... No, però quando è corretto e mi fa piacere, so che è qualcosa che il mio corpo vuole assumere perché stiamo in un ordine di idee dove dobbiamo celebrare, io 2 dita non me le nego mangiando, perché poi mi fa male, mi fa male. Senti Antonella, ma tu come ci sei finito sulla nave? Com'è cominciata questa tua storia? La mia storia sulla nave è incredibile, perché avevo 11 anni, mi sentirono cantare, mi ascoltarono, 12 anni, e chiesero a mio papà se io avessi voluto imbarcare su quella che poi ai miei 18 anni è stata la mia prima nave, la Achille Lauro, che in pace descansa, si dice, sta riposando nel punto più profondo di fronte alla Somalia, dell'oceano. Quando affondò, penso io ero anche prevista stare lì, ma mi ero preso un piccolo break, sarei andata direttamente a Johannesburg a prendere questa nave, una nave che ricordo adesso in tutti i suoi particolari e alla quale sono molto affezionata, perché c'era il comandante De Rosa, che anche lui è passato a miglior vita e mi insegnava delle cose meravigliose come un grande papà di tutto il suo equipaggio. Antonio De Rosa mi condivise la storia di questo sequestro che avvenne, lui era presente, c'erano tutti i vari personaggi che poi ho conosciuto, alcuni di loro erano presenti in questa storia, e in questa nave è stato il mio inizio per un'esperienza formativa, come ti dicevo, a livello estremo. Arrivando sulla Achille Lauro mi trovavo in compagnia di Enzo Paolo Turchi, di Carmen Russo, ero tra le persone che davano questo show per l'inaugurazione della campagna, no? Eravamo a Castellammare di Stabia e lì ci fu un fatto molto importante della mia vita. Lì ci arrivai perché fu un tam-tam. Mio papà ai miei 12 anni disse di no, lei è una ragazzina, sorride quando canta, noi non dobbiamo speculare su questi giovani talenti, quindi già sappiamo cosa stiamo dicendo. Lei deciderà cosa vuole fare, si ripropone, ma fu per una questione casuale, no? Dovevo farla questa esperienza. Si ripropone qualcuno che mi dice: Antonella, mi stanno cercando una cantante, tu canti in differenti lingue e sei perfetta, almeno tu canti, loro che non cantano nulla. Non è quello che fa una cantante solitamente. In questo momento una cantante, c'era questo stereotipo delle ragazze molto belle con le loro minigonnine, con le loro fascettine pagliettate, e se cantavano una canzonata più o meno intonata va benissimo, non tutte per carità, però insomma era molto diffusa. La linea era quella diversa. Arrivo e la domanda che mi fa una di queste cantanti già in età non più quindicenne mi dice: ma tu con chi sei stata per stare qui dopo? No, ma se io a 15 anni ho detto di no a un piano di espansione della mia vita artistica a livelli altissimi, perché non ho sentito mia la volontà di scendere a dei compromessi che per me non erano accettabili per la mia forma di essere. Lo faccio per andare a lavorare sulla nave, ma dai, per andare a cantare felicemente su una nave. Non ti credeva nessuno. Non mi credeva nessuno. E mi chiedevano, e vabbè. C'è stato quell'impatto con il mondo reale, che è il mondo che viviamo in ogni ambito, dove se io e te stiamo chiacchierando di fronte a un caffè, abbiamo una relazione, magari tu sei sposato, che brutta persona lei, che brutto lui, ma che stiamo vedendo? Spegnete le televisioni, non guardate più queste cose, vivete le emozioni, siate onesti intellettualmente, perché se hai
una tua forma di dirigerti, decidi tu e sei solo tu con la tua vita a fare le tue scelte. Se decidi di scegliere bene, ti troverai bene. Se decidi di fare scelte differenti, sarà il risultato delle tue azioni. Questa è l'unica regola che vale. Io credo che in armonia con te trovi la soluzione a tutto, quindi sotto ogni punto di vista. E tornando al discorso delle navi, vivi in promiscuità con tutti i paesi del mondo, non solo con le persone che si avvicendano settimanalmente, ogni 15 giorni, o anche queste crociere larghe che fanno mesi di navigazione con le stesse persone. Impari a condividere spazi ridotti. Io mi ricordo all'epoca, prima del 2000, si parlava della nuova conformazione delle nuove navi che dovevano sottostare a determinati parametri. Io mi trovavo in queste tavole dove ti spiegavano felicemente, perché per me ho imparato tantissimo grazie a tutte queste persone che si sono avvicendate, ero sempre in questi posti chiave, no? E stavano progettando le navi riducendo gli spazi. E all'epoca mi ricordo che ci pu una polemica sulla questione delle prigioni di Guantanamo, che non erano spazi atti agli esseri umani. E poi vedevo che si stavano mettendo in piazza delle soluzioni. C'era la tuta ragione, ma lo spazio era lo stesso. Ridotto. Impari a non farti prendere dai limiti anche circostanziali, e quando inizi ad essere te stesso e a trovare le soluzioni anche immobile, anche qui su questa sedia, so come fare per evitare di star male nel momento in cui riesco ad autogenerarmi il mio benessere io e poi lo trasmetto agli altri. Non conta più lo spazio a quel punto. No, nel tempo. Tutto ciò che ti dicono che no, invece per me sì. Può essere no se io lo sperimento e capisco che no. Bisogna avere il coraggio di mettersi alla prova. E noi viviamo in un sistema dove queste prove le eliminiamo per una zona di comfort, perché ci hanno instillato troppe paure. Coscientemente si può fare tutto. Nel tuo caso attraverso la musica, mi sembra di aver capito. Quanto è stata importante o quanto è importante la passione? La passione è fondamentale. La passione è quello che ti muove e ti fa vedere i cammini, realmente sta a noi. Impari a riconoscerli. E è importante non lasciarsi soggiogare e dirigere da fattori esterni. Tutto quello che sono i canali che noi conosciamo, per cui si può arrivare ad un successo che non è solo il successo della televisione, assolutamente no. Io vorrei che questo fosse il messaggio che rimanga. Quando tu ti esprimi per il talento che ti è stato dato, hai vinto. Hai vinto se lo fai sotto la doccia, hai vinto se lo fai camminando per strada, hai vinto se lo fai in una piazza, hai vinto se lo fai in un palcoscenico inferiore, che poi inferiore non c'è mai nulla, perché nel momento in cui generi in qualcun altro questa felicità, hai vinto. A te non ti possono dire, ah, ma tu non sei nessuno. Beh, forse stai parlando di te, io questo direi. E quindi a chiunque abbia delle grandi volontà, questo è un messaggio importante. Chi ha la voglia di emergere nella vita, veramente voglio dirgli, per favore non vi fermate a quello che vi dicono che non potete fare. Non vi fermate, c'è sempre un cammino, c'è un cammino che ognuno di noi può cercare, perché i cammini non sono prestabiliti, i cammini sono a misura nostra. Possiamo scrivere delle storie importanti, ognuno di noi, e mi piacerebbe che ognuno di noi potesse scrivere il proprio libro della propria vita, e ogni vita è un capolavoro, va rispettato. E ci sarà qualcuno che sarà un po' più noto di qualcun altro, pazienza, va bene così, non è questo il successo è il tuo, quando tu ti svegli felice, generi felicità, fai quello che ti fa piacere fare e nessuno ti può limitare. Questo è quello che vorrei che chiunque che si avvicinasse al mondo dell'arte, della musica, dello spettacolo, ma in qualsiasi servizio che si dà al prossimo, non si lasci soggiogare da quello che i sistemi ti inducono a pensare che l'unico cammino non è l'unico cammino, e se un compromesso va adottato è con se stessi, con la propria felicità. Grazie. A te.